In questo video mettiamo a confronto due colori, il blu cobalto e il blu di Prussia. Vediamo come si comportano quando noi li facciamo degradare verso il bianco. E poi vediamo un'accortezza per riuscire ad ottenere un blu di Prussia un pochino meno grigio nella tonalità dei bianchi. Quindi spero che il video sia interessante e questa pillola sia informativa e vi do appuntamento a sabato prossimo, dove ho intenzione di dipingere una nuvola usando blu cobalto, bianco di titanio e un altro colore che adesso non vi svelo. Vi auguro una buona visione e a presto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Vediamo come si comportano questi blu, il blu di Prussia e il blu di cobalto, quando sono mischiati in una gradazione verso il chiaro con il bianco di titanio. Così abbiamo questa comparazione tra questi due colori. Cominciamo con il blu di Prussia, che lo prendiamo e lo mettiamo puro in questo punto qui. Come vedete è molto scuro, ha questa tonalità profonda, il blu. Poi lo compariamo con un blu dove aggiungiamo una piccola parte di... Vedete com'è molto colorante, quindi devo ancora aggiungerci del blu per riuscire ad avere una tonalità più omogenea e quindi che va verso il chiaro. Partiamo da questa tonalità, mettiamo un pochino di bianco e otteniamo questo azzurro. Intenso, che ripetiamo più vicino, mischiandolo una piccola parte di blu e una parte maggiore di bianco, di titanio sempre. Il potere colorante di questo blu è straordinario perché noi abbiamo bisogno di molto bianco per riuscire a schiarirlo, come state vedendo, per cui proprio anche pochissimo colore blu ha bisogno di una parte molto molto ampia di colore bianco. Vedete come nonostante il colore bianco sia molto forte, deve essere messo in grande quantità, ripeto, rispetto al colore. Se noi andiamo a prendere il colore, proprio metterlo quasi in maniera tale che il bianco sia molto preponderante, succederà che il bianco, l'azzurro del blu di Prussia tenderà a ingrigirsi. Lo noterete subito e senz'altro se voi vi cimentaste a farlo sulla vostra tela con i vostri colori dal vivo, lo vedrete subito. Adesso qua praticamente il bianco viene in grandissima parte miscelato. Questo qua è il bianco che noi abbiamo ottenuto miscelando il blu di Prussia fino ad ottenere questa tinta chiara. Come vedete, se nella parte, nei toni intermedi, il blu rimane ancora brillante, nelle parti finali tende a ingrigirsi. Se mischiato al bianco puro
Potrebbe esserci un'altra soluzione, vediamo se questa si può trovare in fondo. Comunque ovviamente queste tonalità rimangono sempre tutte quante tonalità legate al blu di Prussia, quindi tutte queste tinte sono omogenee, però come vedete il risultato finale dello schiarimento del blu rimane più ingrigito. Adesso procediamo invece con il blu cobalto. Vedete ovviamente subito all'inizio la tinta appare più brillante di quanto non lo sia il blu di Prussia, lo vedete immediatamente. Adesso andiamo a schiarirlo, quindi rimetto qui la tinta blu cobalto e vedrete che basta veramente poco per schiarire il colore. Parto da questo colore più chiaro, metto ancora del colore del bianco sopra e ottengo questa tinta, ancora del blu cobalto e una maggiore quantità di bianco. Fino a mettere una quantità di bianco con il pennello già sporco di azzurro, per cui la discesa cromatica verso il tono più chiaro è già immediata. E infine mettiamo il colore azzurro con molto bianco, con una tonalità di bianco maggiore. Si nota senza alcun dubbio, la differenza di tonalità fra queste due tinte, dove il colore bianco, la resa del colore bianco nel blu cobalto mantiene sempre una certa brillantezza, anche al termine della gradazione, mentre nel blu di Prussia, come vedete, tende a ingrigirsi. Ma c'è una possibilità per riuscire in parte a ovviare questo ingrigimento del blu di Prussia, e questo può accadere se noi lo mischiamo ad un giallo particolare chiamato giallo ansa, oppure lo trovate più propriamente chiamato giallo brillante scuro. Infatti se noi andiamo a unire una parte di questo blu di Prussia e lo andiamo a schiarire con questo colore, e poi aggiungiamo del bianco,
riusciamo ad ottenere un azzurro molto più brillante e meno grigio del precedente. Questo è il risultato. Quindi, aggiungendo un poco di giallo brillante scuro insieme al bianco, evitiamo al blu di Prussia di avere questa tendenza ad ingrigirsi. Quindi quando voi usate il blu di Prussia e dovete fare per scelta un oggetto oppure anche un drappo, qualsiasi forma che abbia bisogno di una gradazione di toni fino al bianco, non dimenticate, come suggerimento mio ovviamente, di usare una percentuale di giallo brillante scuro insieme al bianco, perché evita al blu di Prussia di ingrigirsi. Spero che questa pillola sia stata informativa e interessante, e vi auguro una buona giornata e arrivederci alla prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se lo trovate interessante, mettete un mi piace, condividete il video e commentate sotto la descrizione. Ancora una volta, una buona giornata e a presto.